Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere come disegnare uno schema elettronico e come simularlo tramite un programma messo a disposizione gratuitamente dalla linea Technology, si chiama LT Spice. Lo possiamo scaricare direttamente dal sito della Linear Technology, possiamo farlo attraverso un motore di ricerca, LT Spice, eccolo qui. Qui abbiamo il link per il download, lo possiamo scaricare ed installarlo come un normalissimo programma. Alla fine ci ritroveremo con un'icona così, lanciamo il programma, aspettate che lo centro nella finestra di visualizzazione, ok, qui abbiamo il nuovo schema, qui abbiamo a disposizione i componenti, resistenza, condensatore, induttanza, diodo e degli altri componenti. Quindi facciamo un esempio di schema elettronico, quindi prendiamo ad esempio, qui abbiamo tutti i simboli divisi per tipologia, comparatori, ovviamente abbiamo tutti quelli della linea Technology per sigla, possiamo cercarli anche scrivendo qui direttamente il nome del componente digital. Qui ci sono, ecco, mentre clicco ho immediatamente l'anteprima del simbolo MISC, ho dentro un po' di componenti vari, ok, operazionali, foto accoppiatori, ancora componenti della linea, special function, ancora altri componenti, transistor generici, NPN, PNP, di sciocchi, resistenze, ho dentro un po' di tutto. Ok, mettiamo ad esempio un transistor, lo posizioniamo, lui si predispone per posizionare altri transistor e in automatico aggiunge già il nome progressivo. Con lo zoom posso stringere o allargare. Adesso inseriamo ad esempio delle resistenze di pull up R1, R2, R3, una resistenza magari, per rotarlo bisogna fare CTRL R, una resistenza di base, qui non ci sta, vabbè, è un demo questo qui, tanto per farvi vedere come si disegna. Con la matitina possiamo tirare le varie righe, così, così. Questa è la massa ground, adesso io l'ho attaccata, però potevo fare anche un lavoro di questo tipo. Qui ho muove o drag. Drag vuol dire che sposta il componente tenendo attaccato il filo, quindi io qui posso ad esempio spostare la resistenza mantenendo la connessione, e il move invece mi stacca il componente dalla connessione. Poi ho le label, qui ad esempio potrei fare più 5 volt, ok,
e metterlo qui. Vedete che è molto semplice disegnare con questo CAD gratuito messo a disposizione dalla linea. È uno schema banalissimo. Qui ho commesso un errore perché sono andato oltre, lui mi ha fatto una connessione. Per cancellare basta schiacciare Canc sulla tastiera oppure andare qui dove c'è Edit, da qualche parte c'è un Delete o anche F5, esce la forbice, ho cancellato con la forbice, dopo con ESC tolgo la forbice, riprendo la matita e collego. Vedete le connessioni indicate con un quadrato pieno. A schema finito c'è la possibilità di salvarlo e stamparlo, quindi ho un print setup, un print preview e questo è come esce la nostra stampa. Ok, poi c'è tutta la simulazione del circuito. Per simulare il circuito facciamo un altro schema molto più semplice, giusto per farvi capire come funziona la simulazione. Allora, per cancellare abbiamo detto F5 o Canc, si seleziona tutto e cancella. Con ESC si toglie la forbice. Allora, partiamo dal generatore, perché per simulare ci occorre un generatore. Questo qui è un generatore. Ok, lui si predispone sempre per inserire altri generatori. Faccio ESC, cliccando col destro sopra al simbolo posso definire la tensione di uscita del generatore, nel nostro caso 10 volt, l'unità di misura la troviamo scritta qua. Ok, lui scriverà 10 in quel punto qua. Facciamo proprio un circuitino semplice, un partitore. Allora, un partitore con 3 resistenze, dai. R1, R2, R3, diamogli un valore, anche qui sopra il componente clicco col destro, resistenza ohm, R sta per ohm, K per kilo ohm, meg, MEG per mega ohm. Sono delle convenzioni, comunque nell'help sono indicate queste convenzioni. R potrei anche ometterla perché già l'unità di misura è l'ohm. Facciamo 100 ohm. Questi campi qui si possono anche omettere, servono più per le distinte materiali, perché qui c'è anche la possibilità di esportare le distinte e delle netlist per l'importazione in altri CAD elettronici. Anche qui facciamo 100 ohm, facciamo dei numeri interi così è facile da calcolare. Ok, poi adesso attacco i fili, ok, così, così, e questo qua lo chiudiamo sul nostro generatore, così. Per poter effettuare la simulazione bisogna sempre collegare un ground. Potevo fare anche in questo modo qui, che è la stessa cosa, quindi attaccare un ground qui e un ground qui, è la stessa roba. Se vi piace di più il ground separato dal componente lo
possiamo tirare più in basso. Poi da questo partitore tiriamo fuori dei punti, quei punti qui che andremo a misurare. Possiamo dargli anche un nome, dandogli un nome, chiamiamolo test point 1 ad esempio, test point 2. Ok, questo qui è molto facile da fare come calcolo anche a mente, però glielo facciamo fare al simulatore giusto per farvi vedere come funziona il simulatore e la sua potenza. Allora, questo omino che corre è il simulatore, la partenza del simulatore. La prima volta che si clicca su di esso bisogna dargli dei dati. Il dato principale che a lui serve è lo stop time, in pratica il tempo in cui deve essere effettuata la simulazione. Nel nostro caso un tempo in questo caso non interessa più di tanto, se io giusto metto un secondo. Ecco, qui viene compilato in automatico diciamo la sintassi che serve al programma, infatti la riporta poi qua sotto, zoom fit, così me lo ingrandisce. Quindi sotto abbiamo il disegno e sopra abbiamo il riquadro di simulazione. Il simulatore è già partito per il tempo di un secondo che gli ho detto io, e qui adesso io tiro fuori i punti di misura. Qui viene fuori, quando passo sopra il mouse sopra ai fili, mi esce un puntale come se fosse un tester. Se io ci clicco tiro fuori il punto di misura. Adesso io clicco e immediatamente mi ha tirato fuori TP1 in verde e mi dice che in quel punto qui ho 6,667 volt. Nel punto 2 in blu ho 6, no perdone, questo sotto ho 3,3 volt. Posso fare anche altre cose, potrei misurare questa qui, ma so già che è 10 volt. Posso misurare la corrente. Quando vado sopra ai componenti esce la pinza amperometrica con una freccia sopra tutti i componenti, quindi possiamo sapere che corrente circola in ogni componente. Andiamo a vedere, qui mi ha aggiunto in rosso corrente IR1, siamo a 33,3 mA. Possiamo vedere anche la potenza. Per vedere la potenza dissipata per ogni componente dobbiamo tenere premuto il tasto Alt e andare sopra il componente. Già in basso, qui sotto nella riga, qui se guardate, mi dice immediatamente la corrente che è 3,33 mA periodico e la dissipazione che è 111 mW. Anche questo e anche questo ovviamente sono tre uguali, e c'è anche la formuletta. Passando sopra il mouse ho sempre molte informazioni, se guardate anche con la pinza amperometrica ha la stessa informazione. Se io ci clicco tenendo premuto il tasto Alt sopra un componente mi tirerà fuori anche un altro grafico che è questo, che è la potenza dissipata in questo color azzurro chiaro, e qui ho i milliwatt che sono i miei 111 milliwatt di dissipazione. Quindi vedete che è molto facile effettuare delle simulazioni su qualsiasi circuito. Vabbè, questo qui adesso è un circuito banale,
magari nel prossimo video vi farò vedere come simulare dei circuiti reali. Quindi possiamo creare dei veri circuiti con questo programma e simularli completamente senza mettersi lì con delle basette a fare saldature strane o cose varie. Vi fa risparmiare tantissimo tempo. Per questo video diciamo che è tutto. Vi aspetto numerosi al prossimo video. Ciao a tutti.